Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube dove si parla di sassofono e di jazz. Hai appena ascoltato due imboccature totalmente diverse, sia per apertura sia per conformazione. Un Brilart, è impossibile capire l'apertura perché qui sotto c'era il numero, ma essendosi scolorito non si riesce a leggere nulla, neanche contro luce. È un Tonalin, quindi un becco che faceva la Brilart di quelli bianchi, che suonava ad esempio Parker, anche Stan Getz per un periodo lo ha suonato, anche se probabilmente uno Streamline sempre bianco. E quest'altra imboccatura, che è l'imboccatura che ormai suono sul tenore da un po' di tempo, che è un Algola. È un becco che fa una persona a Modena, Alessandro Tecola. Le due imboccature sono totalmente diverse. Questo qui è un 8, quindi grosso modo un 6 e un 8. L'8 è scientifico, diciamo così, è proprio misurato a 115. Il 6 è quello che io presumo, quello che credo sia questo Brilart, un 6. Anche le camere sono totalmente diverse. Questo qui, vedete, ha una camera di quelle camera larga e senza pareti, cioè non abbiamo questo che ha il Brilart invece, spero si riesca a vedere, ossia le pareti, vedete queste pareti verticali ai lati della camera. La camera è sempre larga ma ci sono queste pareti verticali, sidewalls come le chiamano in America, quindi large chamber, cioè camera larga. Questo qui si chiama scooped sidewalls, ossia le pareti arrotondate, e questo qui si chiama straight sidewalls, quindi le pareti dritte. Questo test non ha nulla di scientifico perché sto comparando con la stessa ancia, che è una Rigotti Gold numero 3, due imboccature, una è un 6, una è un 8, una e il Brilart ha le pareti dritte, mentre l'Algola ha le pareti tonde, quindi non ha nulla di scientifico. Quello che mi interessa però condividere con te è che è vero, sì, avrei potuto usare ance diverse perché quest'ancia è leggermente dura sul numero 8 e un po' morbida sul numero 6, quindi avrei potuto usare ance diverse, ma avendo anche le imboccature caratteristiche diverse, comunque il test non sarebbe stato scientifico lo stesso. Quello che mi interessa capire è che, nonostante si tratti di cose estremamente diverse, non so se voi avete la stessa sensazione, ma a me sembra grosso modo
di sentire il mio suono con entrambe. Sì, una differenza un po' la sento soprattutto negli estremi dello strumento, soprattutto in basso sento che diciamo il suono è un po' più grosso con un'imboccatura più aperta sulla zona grave e leggermente più compresso, leggermente più frizzante con il 6 nella zona acuta. Però se dovessi dire la verità potrei essere assolutamente contento con ognuna di queste imboccature. Se cercassi l'ancia adatta e se suonassi questo Brilliant, che non è la mia imboccatura abituale, per 10 giorni, provando un po' di ance, 20 giorni, un mese, vogliamo esagerare, credo che otterrei praticamente un suono virtualmente quasi identico all'Algola. Quindi credo che alla fine il suono sia fatto molto, ma molto di più dal sassofonista che dall'imboccatura. È vero che l'imboccatura ha sicuramente un aspetto importante, ma soprattutto nella fluidità, nella comodità. Non credo che l'imboccatura cambi radicalmente il suono di un sassofonista, a meno che non siate poco esperti. Mi ricordo per esempio quando suonavo da un paio di anni, se cambiavo imboccatura il suono cambiava drasticamente. Oppure se andate su imboccature veramente agli antipodi, è chiaro che se provate un'imboccatura che ha, non so, uno scalino, quindi un high baffle, un tetto molto alto, un'imboccatura invece che non lo ha per niente, lì le differenze potrebbero essere più marcate. Però in realtà stiamo parlando di due imboccature rollover, quindi la parte iniziale è leggermente stondata. Comunque questa, il Brilliant, ha le pareti verticali, mentre questa qui, l'Algola, le pareti tonde, una è un 6, una è un 8, quindi insomma le differenze sono veramente grosse, eppure a me sembra di sentire il mio suono con entrambe. Quindi la domanda è preferibile suonare un'imboccatura chiusa con un'ancia più dura o un'imboccatura più aperta con un'ancia più morbida? Secondo me la risposta non c'è. Cioè, quello che voglio dirti con questo video è: suona quello che tu trovi più comodo, suona quello che reputi più facile, quello che reputi più immediato. Questa è la mia conclusione. Però sarei curioso di ascoltare anche le tue opinioni, perché può anche darsi che magari invece tu senta differenze più marcate di quelle che sento io. Iscriviti al canale se ti piacciono i miei video e ruspa dentro al canale, cerca dentro al canale, puoi trovare molto per quanto riguarda jazz, improvvisazione, trascrizioni di suoni e molto altro. Grazie per aver seguito il video, ciao!